Il monte Shaberton è situato sul confine Italia-Francia alla fine della Val di Susa, con i suoi 3131 metri, una prominenza superiore a tutte le altre montagne intorno e una vista a 360 gradi. Lo Shaberton è un luogo strategicamente perfetto da un punto di vista militare per dominare il confine. Per questo motivo nel 1900 l'Italia costruì sulla sua cima una batteria di cannoni pronta ad intervenire in caso di conflitto. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale il forte è stato pesantemente bombardato e oggi ne restano solo le rovine. Noi abbiamo deciso di scalare lo Shaberton e dormire nel forte in inverno. Il forte dello Shaberton è quel monte più o meno lì sopra che riuscite a vedere, è a quota 3200. È molto famoso perché sulla cima è stato costruito la fortezza più alta d'Europa, e tipo alla fine dell'Ottocento nell'ambito della Triplice Intesa. E da qui, strategicamente parlando, l'Italia controllava tutto il confine contro la Francia, in un'epoca ovviamente in cui non eravamo alleati. La cosa divertente è che il forte non è mai stato realmente operativo fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando l'Italia entra in guerra contro la Francia. La prima cosa che fa è chiaramente armare quel forte. È la cosa molto molto interessante, ci sono ancora delle torrette attive. Stanotte andremo con la tenda e faremo praticamente un pernotto quasi invernale e forse dormiremo dentro una delle torri distrutte dai bombardamenti. Un bell'aneddoto è che solo 2 anni fa, nel 2022, è morto a 102 anni l'ultimo artigliere italiano sopravvissuto al bombardamento dello Shaberton. E quindi niente, vediamo un po' come sarà questa avventura. Abbiamo raggiunto il colletto a 2700 metri, ci manca l'ultimo pezzo di cresta, ora sta incalzando un po' il vento, che è quella lì sopra. Quello è il forte dello Shaberton, mancano più o meno 400 metri di slivello. Inizia a fare freddino, abbiamo incontrato altre persone che hanno dormito sopra in tenda come noi e che ci hanno addirittura lasciato la legna, quindi secondo me stasera facciamo un bel fuoco. Allora, ci tenevo a farvi notare che questa qui che vedete qui davanti è una vecchia strada militare. Questa qui prosegue qua, poi si sale anche lì da dove sta salendo Edoardo e infine prosegue fino a su. Praticamente durante la prima e la seconda guerra mondiale questa strada era sempre solcata dai camion per riportare i rifornimenti su fino in cima al forte. E ragazzi, è veramente paurosa questa strada, nel senso, magari qui è un po' più spianata, ma sotto è veramente a filo del burrone. E niente, ci apprestiamo per gli ultimi metri. Finalmente il Tez è arrivato e ci incamminiamo ancora. Sono tornato a casa e ora guardo, stavo dentro la Quota 3000 metri. Dietro di me tutto il panorama, quella è la Valle di Susa, lì c'è Bardonecchia, dietro di noi c'è Sestriere, ancora più dietro di noi ci sono i nostri amichetti e il forte lì sopra che stiamo per raggiungere. Io ho comprato una. Il mio guanto è bucato, ma è ottimo perché funziona ancora meglio per il touch screen. No. Il Tez si appropinqua cazzo di alla salita. Gente che fa queste cose. Ma sopra essere bravo e di vero. Dai Luca, cammina. Luca, destra. Dietro di me c'è quella che sembra una caserma o un dormitorio di questo forte, che tra l'altro non mi aspettavo di trovare perché non l'ho visto nelle relazioni, ed è questo qui, e purtroppo il tetto è sfondato o per l'eccesso di neve, anche se secondo me non penso, perché questo forte è stato qui per tanti anni, molto prima del riscaldamento globale, quindi qua di neve ce ne faceva, quindi secondo me sono stati i colpi dell'artiglieria. Ed è un peccato perché è una struttura veramente grande e potrebbe ospitare tanti posti a dormire, se non un rifugio o un bivacco molto più grosso. Purtroppo però è collassata la struttura e quindi niente.
Quota 3150, siamo arrivati al forte dello Shobberton. Dietro di me sono tutte le batterie dei cannoni, praticamente guardate che bello. Allora, non so se riesci a capire, da quel lato c'è l'Italia, no? Quindi c'erano queste batterie di cannoni che puntavano ovviamente per tirare a parabola, e dall'altro lato c'è praticamente tutta questa distesa scoscesa che usava la montagna stessa come protezione dai colpi avversari, che tirava praticamente su tutta la Francia. La cosa tra virgolette geniale di questo forte è che la gittata dei cannoni che erano presenti qua sopra, grazie all'altitudine, erano molto più lontane di quelli da sotto, quindi ogni colpo che partiva da sotto poteva essere facilmente colpito dal contrattacco dal punto dal monte Shobberton. Ci sono 1 grado in questo momento e sono ancora le 4 del pomeriggio, quindi la temperatura scenderà un sacco. Il panorama è fantastico, ci sono tutte le montagne e adesso capisco perché qui c'è il forte, perché la montagna domina su tutte le altre montagne. Hai una vista a 360 gradi e questo ovviamente strategicamente parlando è perfetto. Adesso vi porto a fare un giro dentro il forte e esploriamo tutte le stanze, tutte le torri dei cannoni, eccetera eccetera. Siamo entrati dentro il forte e praticamente è abbandonato, c'è questo corridoio, adesso lo percorreremo fino alla fine, è tutto ghiaccissimo per terra, ma proprio ghiaccissimo. In questa stanza qua, adesso il signor Luca ci fa il favore di illuminare, c'è un bel motore diesel qua e non solo, probabilmente sia per scaldarsi sia per tirare sulle cose. Abbiamo le torce perché stiamo cercando di attraversare qua, c'è del ghiaccio vivissimo, c'è Riccardo che sta cercando di farsi strada lì, sono proprio 10 centimetri di ghiaccio proprio vivo. Aspetta, mi spegne la torcia. E stiamo andando avanti molto molto lenti perché si scivola di brutto. Non ci siamo portati i ramponi perché non è che c'era tutta sta neve, questa necessità, tanto il ghiaccio è solo qui dentro, che tendenzialmente fa molto più freddo di fuori. Qui c'è un'altra stanza che tra l'altro ha un eco pauroso, non so se si sente. Prova! Mamma mia, è inquietante, giuro che è inquietante. Abbiamo fatto il giro dentro al forte, che è stata una roba devastante, cioè nel senso è letteralmente un pezzo di storia che sta qua da più di 100 anni e vabbè sta cadendo a pezzi, però che gli vuoi dire? Una struttura costruita a mano con tutte pietre portate da muli militari, insomma una volta si facevano un sacco queste cose. Adesso abbiamo attraversato l'intera lunghezza, siamo sbucati dall'altra parte, c'è un gran bel tramonto, qui stiamo guardando il lato italiano. Di là, quel paesino che vedete più o meno dove sto indicando io col dito è Sestriere, e qui sotto c'è Claviere, credo. Qui ci sono un po' di montagne belle che si stanno illuminando per il tramonto e dietro di noi, però non posso vedere perché alle mie spalle, come vedete, c'è il forte, c'è la Francia. Mamma mia, è letteralmente un pezzo di storia. Guardate qui. Ah, qui abbiamo trovato anche il bagno. E questo è un altro corridoio che è decisamente più inquietante degli altri, sembra quasi The Last of Us, pieno di ghiaccioli. Guarda, ho un po' paura di arrivare fino alla fine, quindi non lo farò, almeno per ora. Adesso stiamo cercando un posticino, un nostro giaciglio. In molte stanze è stato acceso il fuoco, quindi adesso in realtà non lo accenderemo dentro perché altrimenti farà l'effetto risucchio e ci intossichiamo, è una pessima idea. Quindi niente, adesso troviamo qualcosa. Allora ragazzi, stiamo allestendo la camera del disagio, signori. Guardate qua, il disagio numero 1 dormirà per terra. Poi abbiamo una tenda, spostati, grazie. Una tenda qui dentro e lì ci andrà l'altra tenda. Sono tutti al lavoro e c'è Tez che mangia. Gnam, gnam.
praticamente stiamo cercando di accendere un fuoco con la legna secca che troviamo. Facciamo bushcraft. E praticamente i due disagiati stanno praticando batoning, giusto? Ah, ma guarda come va. Per il meme è partito, poi Allora, l'esperimento del fuoco è miseramente fallito. Siamo qui nel nostro tugurio dove dormiremo, stiamo cucinando. Siamo qua e quella da 400 gli spazi sono angusti. Gli amici qua disquisiscono di leggerezza, di combustibile, di cosa rende più o meno, non ce ne frega niente, vogliamo solo mangiare i nostri sai che buoni. soprattutto l'altro Quindi niente, adesso ci aspetta una ricca cena, siamo carichissimi, anche perché non abbiamo pranzato, quindi ci mangeremo solo del lato. Fa discretamente freddo. Edoardo, termometro? -2. Ma non è vero. Quanto Si è siamo? sceso un po', Ah, siamo sui -2, dai. -2. Signori, il livello di disagio che avevamo già previsto sta schizzando Alle stelle. Guarda che siamo in 1 metro quadro. Sono le tende 1, 2, il materasso di Riccardo qui, Ser Riccardo lì sopra con il suo mantello. Ale a caso. Ti è rimasto un piombo. Niente, stiamo facendo la seconda mandata di Sai che buono, fa un freddo bastardo, però devo dire, abbiamo sigillato le porte, guarda, lì c'è con l'astrone di Eternit, alla fine non è che si sta così tanto male, c'è un po' di condensa, come vedete, c'è qua, vabbè, Luca sta a fare la nebbia, però 2 sotto 0, peggiorerà la notte, vediamo, ci vediamo col video di domani mattina. Allora, ci appropinquiamo a dormire, lì c'è il barbone numero 1 per terra. Io e Tez stiamo per andare e poi nell'altra tenda. No, io lo sto facendo con un corso in persona a Torino. Guarda, lì c'è un nostri corso amici. Signori, sono le 7:30 e questo vuol dire una sola cosa: buonanotte. Ci sono più gradi di quelli che pensavamo, dai, siamo sui -3, secondo me. Domani mattina faremo un secondo check. Io e il mio fido compagno Tez in questa tenda, Luca e Giano nell'altra tenda e Riccardo il maestro fuori sul materassino numero 1. Buonanotte. Buongiorno, siamo appena svegliati, sono le 6:30 tipo. Fa un discreto freschino dentro, col fatto che siamo riusciti a murare praticamente sia tutte le finestre e le porte, non abbiamo avuto alcun tipo di intrusione, di venti eccetera, siamo riusciti a mantenere tipo -2, -3, è stato perfetto, è stata una notte caldissima, devo dire la verità, eravamo attrezzati per molto peggio, fidati che adesso dietro di noi, sempre il versante italiano, sta per sorgere il sole, faremo colazione, smonteremo le tende e andremo su per vedere tutta la vista a 360 gradi. È un po' difficile maneggiare la telecamera con i guanti, fa freschino, siamo qui, 3200 metri, sono le 7 del mattino, sta per sorgere il sole dietro di me, è uno spettacolo che non vi dico, e come dicevo ieri, questo forte domina sull'intera valle, quindi abbiamo di lì l'Italia ancora una volta, aspetta, mi avvicino per farvi vedere meglio, alle mie spalle il forte, vediamo qui, c'è un piccolo memoriale, probabilmente per gli artiglieri deceduti al tempo che fu, quindi abbiamo sotto tutta l'Italia. E poi di là, se ci giriamo letteralmente di 180 gradi, la Francia con tutte le cime imbiancate delle più alte montagne francesi. È stupendo. Adesso saliamo ancora più su verso i torrioni per vedere cosa c'è.
Il freddo punge, si fa sentire, non è esagerato, però se stai fermo col venticello con il giannizzo, come si dice, che ti solletica, vedi che fa freschino. Comunque adesso lasciamo che il sole ci scaldi un po' e adesso iniziamo a scendere, ci metteremo penso 3 orette. E niente, bello così, stupendo, fantastico. Non ero mai stato in un forte così alto, in un posto così di importanza storica e strategica per il nostro paese, però sai, abbiamo unito storia e montagna, perfetto, sono contentissimo. Il forte dello Shaberton trova il suo epilogo il 21 giugno del 1940, dopo che i francesi riuscirono ad avvicinare di nascosto dei cannoni in una delle valli circostanti. La mattina inizia il tiro di aggiustamento per capire la parabola dei colpi. Alle 15 viene colpita la prima torretta. La distruzione dello Shaberton è ormai matematica.